Oggi siamo di nuovo in pista, ma questa volta c'è davvero una bella giornata. E come avete letto dal titolo, questa non è una giornata di test qualunque, perché andremo a provare il nuovo KZ che mi accompagnerà nella stagione 2021, ossia il nuovo Birel Art CRY30 S12. L'S12 rappresenta l'evoluzione del telaio che ho utilizzato negli ultimi mesi e che ho portato qui sul canale, ossia l'S11. Ed è sì un miglioramento ma non uno stravolgimento completo del già ottimo modello precedente, con cui condivide le parti principali del telaio e le geometrie della scocca. Tuttavia è proprio sulla scocca che troviamo la prima novità. Stiamo parlando dei supporti del sedile che sono stati arretrati di 15 mm rispetto al modello precedente, per montare il sedile più verso l'assale posteriore. E questo serve per spostare il peso del pilota in questa direzione per avere più grip in uscita e in fase di accelerazione. E oltre a ciò ci sono altre novità interessanti e soprattutto utili che ora andiamo ad analizzare. Sull'anteriore vediamo che il piantone di sterzo è stato completamente rinnovato. Vediamo quindi un nuovo supporto superiore che rende la sterzata più morbida grazie a una maggiore mobilità e un nuovo sistema di fissaggio inferiore composto da due piastre removibili. Qui vedete montato il modello standard, indicato dal numero 1 inciso su di esso. Ma esiste anche una seconda versione che aumenta l'angolo di sterzata, che quindi può essere sfruttato in piste più strette. Ma ora, spostandoci sui pedali, troviamo un nuovo sistema di fissaggio del poggiapiedi. Ora, infatti, è composto da due componenti. Abbiamo infatti una piastra che viene fissata direttamente al telaio e che ha 5 fori diversi che consentono un posizionamento più comodo e preciso del poggiapiedi stesso, regolabile in base alla statura del pilota. E ve lo giuro, sono innamorato di questo sistema. Mi è capitato spesso di modificare la posizione sull'S11, ma ora il tempo di lavoro e le imprecazioni sono dimezzate. E poi, una volta trovata la posizione giusta, basta ricordarti il numero del foro da utilizzare, senza dover rimisurare ogni volta. Infine abbiamo dei nuovi supporti per il tubo della benzina che lo tengono saldo senza comprimerlo. E ovviamente un restyling grafico che personalmente mi è piaciuto, soprattutto perché risulta più pulito rispetto al precedente. Ma in pratica, in pista, come si comporterà questo nuovo kart? Oggi andiamo a scoprirlo insieme a Lonato, nella mia prima giornata di sole dopo settimane. Che poi c'è anche un sacco di gente, ma niente di che, solo qualche pilota di Formula 1, praticamente tutta la Ferrari Driver Academy e persino il buon Alberto Nasca che mi stava regalando il titolo clickbait del secolo quando lo stavo tirando sotto. Comunque, prima volta sulle MG gialle, andiamo a vedere come mi trovo. Beh dai, 46,4 non è male, ma la volta successiva sono andato ancora meglio.
ho ottenuto un 46,2, che non è un giro perfetto, ma per me è già un ottimo risultato. Con il kart mi sono trovato molto bene, era infatti sempre molto stabile e preciso all'interno delle curve, mantenendo come sempre un'ottima velocità di percorrenza. Comunque ho avuto la possibilità di provarlo più o meno in tutte le condizioni e nonostante la mia scarsa esperienza, ad esempio sull'acqua, ho girato sempre piuttosto bene e soprattutto sono riuscito ad imparare tante cose nuove grazie al fatto che questo S12 è molto sincero sul grip. Non parte mai senza criterio e risponde molto bene ai comandi, quindi risultava molto affidabile e costante, quindi riuscivo a concentrarmi solamente sulla mia guida. In conclusione sono molto soddisfatto di questo telaio e spero di provarlo presto anche in gara. Continueranno i test con le MG e faremo delle prove molto interessanti con degli ospiti speciali. Perciò mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i miei futuri video e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo telaio. Quindi per oggi è tutto e noi ci rivediamo. Alla prossima!